Mamma mia! Mamma ragazzi, appena fatta la curva si è scoperto questo paesaggio celestiale. Ed ora scatta la domanda: ma dove vi portiamo? Dove? Che colori ragazzi, che colori! Scrivetelo nei commenti, ci insulterete perché è anche un po' freddo a dir la verità, quindi siete in sella, sentite la stessa temperatura che avvertiamo noi. Salar Aguas Calientes, come non notarlo? La neve che si mescola col salar. Siamo arrivati, grandi, non c'è nessuno. Ragazzi, buongiorno, e anche questa mattina dove iniziamo il video? Al distributore Copec, perché purtroppo la Tenerona va a benzina, quindi per farla camminare bisogna aggiungere benzina al serbatoio. Scherzi a parte, siamo tornati di nuovo a San Pedro di Atacama e nonostante sono passati 10 giorni e stiamo andando verso l'inverno, come potete vedere la neve sulle cime si è sciolta, quindi sicuramente quando siamo arrivati c'è stata una perturbazione che ha abbassato di molto le temperature. Però oggi finalmente non c'è vento, siamo intorno a 23-24 gradi, anche se il sole qua picchia parecchio, quindi la temperatura percepita è molto più alta. Però oggi finalmente diamo il via alle escursioni che partono proprio da San Pedro di Atacama. Siamo nella seconda regione, che sarebbe l'Antofagasta. Socaire 87 km, una delle nostre destinazioni di oggi. Vamos! Il Licancabur quasi libero della neve che avevamo incontrato facendo il passo de Jama almeno 15 giorni fa. Sul cartello insieme alla scritta Socaire avete letto Paso Sico, perché questa è la strada che conduce in Argentina. Noi potevamo farlo quando eravamo a San Antonio de los Cobres, ma questo passo è chiuso al turismo da circa 3 anni a questa parte. Questa è terra di grandi paesaggi, enormi lagune, salar, ma è anche terra di resistentissima popolazione locale che ha fatto e sta combattendo le sue lotte. Sulla destra la strada per Laguna Cejar, che è un'altra laguna da visitare in questa immensa zona desertica di Atacama. Caprette all'orizzonte, è in effetti una zona di pascoli, vediamo in fondo delle piante, quindi sicuramente ci sarà una riserva di acqua, ottima zona quindi per i pascoli. Effettivamente vedere tutte queste piante all'orizzonte fa un po' strano nel deserto di Atacama, ma noi andremo a vedere cosa si cela là in mezzo. Attraversiamo l'oasi, pensavo dal navigatore di vedere un rio, di vedere un fiume, per adesso non vedo nada, una sorta di pineta. Per il concetto, anche se gli alberi sono lontani dall'essere conifere. Sicuramente il sottosuolo in questo punto è più ricco di acqua, altrimenti non si spiega questa cosa. In effetti, secondo il CONAF, la Corporazione Nazionale Forestale del Ministero dell'Agricoltura del Cile, gli alberi di tamarugo, specie endemica del nord del Cile, che oggi occupano più di 500 ettari e che trovano sussistenza nella presenza di acque sotterranee, sono stati piantati all'inizio degli anni 70 all'interno di un progetto volto alla produzione di foraggio per il bestiame, di materiale per l'artigianato e la costruzione e di rifugio per la fauna della Reserva Nacional Los Flamencos. Questo punto è quasi pauroso perché non c'è veramente nulla, neanche gli arbusti più piccoli. A me questa zona ricorda alcune zone di Merzuga, però lo sfondo è totalmente diverso, il traffico è molto elevato, prima auto incontrata dopo 20 km, c'è segno di civiltà, quindi non abbiate paura. Quindi per tutti voi che siete in sella, non siamo insieme i primi ad esplorare questa zona, anche se l'impressione potrebbe essere quella. Anzi, tutt'altro, proprio qua ci sono tantissime escursioni che partono appunto da San Pedro di Atacama. In effetti dagli anni 90 questa zona è stata molto promossa dal Cile come zona turistica, ed è vero che è molto importante per le casse statali, oltre che per gli operatori turistici, per le strutture ricettive. Sicuramente invece rappresenta un problema per le popolazioni autoctone locali. Da quel che vedo sul navigatore ci dovremmo infilare proprio là in mezzo. Entriamo nel primo paesino incontrato a Toconao, circa 30 km da San Pedro. Isolamento assoluto per Toconao, addirittura campetto da calcio, il football non si smentisce mai. E anche qua scatta la domanda che ci fate spesso: ma di cosa vivono qua le persone? Un cane incazzatissimo, già si intravede il panorama che ci aspetta.
fatta la curva all'uscita del paese, l'infinito a 180 gradi. In effetti la nostra prima destinazione, la Laguna Chaxa, è parte del Salar de Atacama e della Reserva Natural Los Flamencos. L'idea attuale è di andare alla Laguna Chaxa per vedere i fenicotteri. Il navigatore mi dice, ma anche il cartello, di girare a destra, però da quel che ho visto ci dovrebbe essere una strada un po' più a sud, più corta, perché da qui in poi dovrebbe essere ripio. Quindi noi che facciamo? Per documentare entriamo a destra. Già vedo che è comunque asfalto, quindi si prosegue tranquillamente. 12 km per il Salar di Atacama, che sicuramente è quello là in fondo. Più proseguiamo e più il paesaggio diventa surreale. Anche l'asfalto che si mimetizza con l'ambiente circostante rende questo posto veramente bellissimo. Poi ci chiedete, ma Francesco, ma non hai paura? Come dite spesso nei commenti, noi non siamo soli, ma ci siete voi. A distanza, con l'aiuto da casa, ma comunque ci siete voi. E dato che siete con noi e che vi piace essere in sella, sostenerci e combattere con noi, se vi dovessero piacere questi contenuti mettete il mi piace, lasciate un commento. Se non vi siete iscritti iscrivetevi, per noi è importante. Iscrivetevi solo se vi piacciono questi contenuti, questo è importante. E commentate anche se avete delle proposte da farci, dei consigli da darci. Per quanto ci riguarda vorremmo portare sul canale altre esperienze che pian piano vi mostreremo, però se avete delle proposte sono sempre ben accette. E per farvi rendere conto del contesto, per farvi immergere nel video, considerate che per arrivare abbiamo ancora 77 km di questa strada e ne abbiamo fatti 20. Pensate alle distanze. Salar Aguascalientes, prendendo questa strada sulla sinistra, 4 km all'inizio del Salar de Atacama, il terzo salar più grande al mondo dopo il Salar de Uyuni e la Salinas Grandes. Qua la strada inizia a essere bianca in alcuni punti, sembra un asfalto battuto, però bisogna fare attenzione perché ci sono dei piccoli canali creati appunto dalle auto che passano e quindi sento la moto un po' ballerina. Appena oltrepassato il cartello Antofagasta 330 km, perché questa è una strada secondaria che conduce a Antofagasta e che attraversa tutto il deserto. Pensate a percorrerla tutta. Ovviamente lungo il tragitto non c'è assolutamente nada. Laguna Chaxa a 9 km da qua. Piccola condivisione tecnica, mi chiedete sempre del navigatore. Attualmente sto utilizzando Google e in questo preciso punto Google non ha questa strada. Mi diceva di proseguire dritto, ma noi in questo caso seguiamo le indicazioni stradali, anche perché sbagliare in questo contesto è praticamente impossibile. Tutto questo per dire che i navigatori sono tra virgolette importantissimi, ma comunque bisogna sempre fare un mix tra le indicazioni stradali, la cartina stradale e il navigatore stesso. Perlomeno questo è il mio punto di vista, soprattutto in questi contesti tra virgolette un po' più estremi. La presenza vicina di acqua nella laguna si mostra con questa erba che ha un po' riempito il deserto che avevamo intorno. Il deserto e la vegetazione che era comparsa hanno lasciato il posto al salar. Appena arrivati a Laguna Chaxas, sicuramente dovremmo pagare qualcosa, adesso vediamo. Alla faccia 8 euro. Moto parcheggiata e ora vi aggiorno sulla situazione attuale. Google mi diceva di fare questa strada, noi fortunatamente abbiamo seguito i cartelli stradali e la signora all'ingresso che ci ha fatto il biglietto ci ha detto che la strada mostrata da Google è inaccessibile perché la ruta sta male. Non è l'unica motivazione, quella che volevamo raggiungere noi, anche se è la stessa di qua, quella che viene segnalata in tutte le guide turistiche, è chiusa da diverso tempo per nidificazione dei fenicotteri. Ora un attimo, parentesi nerd. Il mio casco con la borsa da serbatoio si trova qua dentro al sicuro, casco di Sara nascosto dai giubbini, ma utilizziamo questa sicura con questo laccio in acciaio che attraversa un passante delle giacche e il casco di Sara. Ovviamente sicurezza bassissima, ma visto il contesto siamo abbastanza tranquilli. Questo serve solo per non lasciarli al primo malintenzionato che passa. Bene o male si necessita di pinze per tagliare il cavo d'acciaio. Detto questo, vamos alla laguna. C'è anche una sorta di controllore che adesso controllerà anche i nostri biglietti e il nostro pagamento, quindi ci auguriamo che dia un occhio anche alla moto. Sì, perché il pagamento è di 8.000 pesos per noi stranieri, circa 8 euro. E questo è il contesto. Puede comer en esta área y aquí son dos rutas. La primera es la más corta que llega hasta el Mirondero. Sí. Aquí es de ida y vuelta. Y la segunda es la ruta más larga, la ruta completa. Se va a tomar de 30 a 45 minutos caminando. Un camino circular.
Sí. Va a comenzar por acá, va a conectar con el primer camino y se puede volver hacia acá. Cuando comienza por ahí, lo primero que va a ver es un acuario natural, Sí. donde va a poder ver las artemias, la comida de los flamencos. Más adelante puede leer información acerca de la cordillera y sus volcanes. Y finalmente allá puede ver la mayoría de los flamencos que se reúnen allá. Pero de allá lo va a ver de más lejos. Si quiere verlo de más cerca, va al mirandero. Ahí hay menos flamencos, pero lo ve de mucho más cerca. Si va para allá, no puede subirse, pararse encima del muro. Ah, bueno. Y no puede entrar al agua tampoco. Perfetto. Perfetto, grazie. Grazie. Prego, buen día. Questo è l'ingresso, a destra il circuito è più breve, però forse riusciamo a vedere i fenicotteri da vicino. Ora vediamo, intanto intraprendiamo il percorso più breve. Si può riuscire a vedere fino a 3 specie diverse di fenicotteri sui 5 scoperti al mondo. Una specie è questa, Sì, dovrei avere le gambe un po' più lunghe, però... un fenicottero mignon. Beh, il fenicottero James non è molto grande, però andiamo a vedere. Ecco, vedi qua. All'ingresso c'è anche questa guida. Il cileno, l'andino e il James. Il James è il più piccolino, sembrava fosse estinto, poi è stata ritrovata una colonia molto grande in Bolivia, quindi siamo contenti anche di questo. L'andino, che è quello con le zampe lunghe e gialle, e il cileno è quello con le zampe bianche e rosa. Andiamo a vedere. Arrivati al punto panoramico e per quanto è un posto super turistico, questa è la quantità di gente. Massimo 15 persone. Guardate che calma. Abbiamo visto tutti i divieti e non c'è il divieto di utilizzare il drone. Però onestamente, pensando al contesto, pensando ai fenicotteri, forse l'utilizzo del drone non è proprio appropriato. Quindi siamo tornati indietro, abbiamo chiesto al ragazzo e ci ha detto assolutamente non si può utilizzare il drone. Quindi, come cerchiamo sempre di fare, rispettiamo le regole del posto, soprattutto in un posto del genere, dove la natura è realmente il padrone. Intanto vedo Sara in fondo che è rimasta abbaiata al contesto. Piace? C'è il classico odore acre delle lagune, però è bellissimo vedere i fenicotteri. Da noi l'unica zona in cui abbiamo potuto vederli però erano fenicotteri rosa, era la zona della Camargue, però qui ci sono altre specie. Sì, per me è bellissimo. Ora cambio camera per farveli vedere da vicino. Alla fine, Joker, ti è piaciuto questo posto? Tantissimo, siamo all'interno del Salar de Atacama, che è un paradiso dell'avifauna. Quello che stiamo vedendo, che è la più comune in questa zona, è il fenicottero andino. Stiamo aspettando che questo fenicottero proprio dietro di noi alzi il becco e ci mostri il becco lungo e curvo nero, e la smetta di mangiare, però è bellissimo vedere anche la parte sotto al collo di un colore rosa acceso, è bellissimo. Giustamente lui fa i suoi comodi e giustamente mangia. Siamo evidentemente su un paradiso naturale, siamo all'interno della riserva naturale Los Flamencos. Però con il drone avrei fatto delle riprese pazzesche. Con le immagini ho provato a fare il mio meglio, ma in questo caso sento proprio la mancanza dell'attrezzatura che ho a casa. Però con questa vita in moto, in 2 persone, è praticamente possibile portare attrezzatura di un certo livello. Per far fronte allo spazio e al peso, questa è la mia massima attrezzatura. Come ottica è il massimo per questa camera, ma come zoom purtroppo non è il massimo, perché a grandi linee corrisponde a un 70 mm su un full frame. Questo è un 1655 f2.8, il massimo che Casa Sony produce per una PSC. Ma anche in questo caso video pippone dettagliato, perché sono sicuro che in molti di voi non hanno capito una mazza, compreso il fenicottero Joker. Ora torniamo alla Tenerona, perché qua in zona ci sono tantissime cose da vedere e noi come sempre cerchiamo di vederle tutte, anche per portarle sul canale, perché se no voi dal divano di casa cosa vedete? Scherzi a parte, luogo veramente surreale, pazzesco, c'è pochissima gente, un silenzio assordante, e vedere i fenicotteri che mangiano leggiadri senza la paura di noi umani è bellissimo. C'è tutto sulla Tenerona, ma una cosa che non possiamo condividere: c'è un sole talmente forte che è quasi impossibile tenere la mano sopra la sella. È pauroso. Si scioglierà, speriamo di no. Però fa bene al lato B che tempra, caldo, freddo, sempre vedere il lato positivo su ogni cosa, sempre.
Appena ripartiti da Laguna Chacza, il caldo è abbastanza bestiale. Ora destinazione Socaire, pueblito molto interessante. Da Laguna Chacza siamo tornati indietro di qualche chilometro e traversa sulla destra. Ci hanno detto alla laguna che questa strada è di recente costruzione, infatti è di colore più scuro. Di colpo la strada si è trasformata in ripio, ma questo fa parte del gioco. Comunque dovrebbe essere un pezzo cortissimo, anche se è messo abbastanza male, perché secondo me qui non passa nessuno. Dovrei sgonfiare le gomme, ma al tempo stesso le abbiamo nuove, quindi proviamo a proseguire. E anche in questo contesto torno a dire che avere un tassello, avere queste gomme all'anteriore ti dà la possibilità di proseguire con una relativa sicurezza, nonostante abbiamo Sara dietro, perché affrontare queste strade con il passeggero e senza è totalmente diverso. Procede anche senza la minima esitazione, e lo dico io che da dietro di solito sento tutte le possibili irregolarità. È eccezionale. E poi la Tenerona era troppo pulita, bisognava sporcarla. Qui è tutto suelto, eppure la Tenerona prosegue imperterrita. Ok, Già estamos en ruta. ora 42 km per Socaire. Qui sulla sinistra, se avessimo deviato, ci saremmo ritrovati a Laguna Lejía e a Talambre. Sulla sinistra massiccio rojo, si prosegue con i colori accecanti sotto il sole incredibile del deserto di Atacama. Stiamo salendo perché raggiungere Socaire significa raggiungere i 3500 metri sul livello del mare. È un po' più visibile il panorama del Salar, quindi il bianco che spicca sul marrone del paesaggio. Appena avvertito lo scricchiolio alle orecchie, perché la salita è costante e anche abbastanza ripida, però guardate il contesto intorno, pazzesco! Ruta del desierto, siamo a Socaire. Sicuramente sarà una grandissima metropoli, perché abbiamo letto circa 300 abitanti. Altre indicazioni: Aguascalientes, Paso Sico, tutte cose che si possono visitare facendo base a San Pedro de Atacama. Qua ci dovrebbe essere anche qualche ristorantino. Qui si ricevono turisti. C'è anche un gruppo di motero, tutti con il camion a seguito. Solo noi siamo degli scemi che andiamo da soli senza nessuno che ci segue. Attenzione, niños. Sono le 2 di pomeriggio. Oddio. Noi non abbiamo molta fame, quindi... No amore, io direi di mangiare qualcosa, però. Sì, dai. Sara mi ha fatto girare perché vuole mangiare qualcosa, quindi andiamo a vedere un ristorantino veloce o qualcosa che vuoi da prendere. Qua c'è un ristorantino. Bene, mentre la ragazza ci prepara il sandwich, ci ha detto: potete andare a prenotare le uscite alle lagune e poi tornate e mangiate, non abbiamo neanche pagato, quindi figuratevi la fiducia che hanno, perché bisogna andare a prenotare le escursioni a Laguna Miscanti, Laguna Piedras Rojas in questo luogo, altrimenti non si può entrare. Circa 45 minuti per fare il biglietto per la laguna Aguascalientes e Pietrarroca. Poi con calma vi spieghiamo tutto. Ci siamo un po' raccomandati perché bisogna avere una sorta di riserva, che ovviamente si fa a San Pedro, e penso che sotto c'è un po' una politica che aiuta non i turisti fidati come noi, ma i turisti che si appoggiano alle agenzie a San Pedro. Comunque alla fine il biglietto ce l'abbiamo, 20.000 peso, quindi 10 euro a testa per ingressare, per entrare. Invece i cileni pagano 8.000, c'è sempre questa distinzione. Tosto e veloce, che la signora gentilmente ci ha preparato mentre noi andavamo a fare il biglietto. Appena ripartiti dopo il super pranzo, costo totale 13 euro. Ora 61 km, 55 minuti. E qua fine del segnale telefonico, limite fronterizzo. Perché a Socaire trovate la wifi, grandissimi. Laguna Miscanti 20, Salto Lara 65 e Paso Sico, cioè il passo fronterizzo con l'Argentina, 119. Praticamente potremmo allungare anche fino a Paso Sico, così li abbiamo visti tutti, ma onestamente avrebbe poco senso, perché tanto non si può ingressare. Qua si continua a salire, dove abbiamo mangiato eravamo a 3.300 metri, perché dovremmo arrivare a circa 3.009. E qua inizia la zona con curve pericolose. La temperatura sta cambiando velocemente, anche perché sono le 3:30 di pomeriggio e oramai abbiamo imparato che dopo le 5:30 la temperatura si abbassa tantissimo. Siamo in una zona desertica, quindi è normalissima questa cosa. Ci hanno
detto che qualche settimana fa la neve ha sfiorato il paesino, il villaggio di Socaire, e che nei mesi di luglio e agosto può nevicare, quindi potremmo trovare il paese di Socaire immerso nella neve. Ma guardate, guardate, mamma mia. Piccola quebrada, una piccola gola, spettacolo della natura. Non ci aspettavamo una strada così bella. Animales sueltos. Fantastici, siete bellissimi. Ma poi ti guardano, ti fissano, per dire dove andate, chi siete? O meglio, in dialetto, doiete. Il territorio è sempre desertico, ma molto meno desertico di quello che troviamo a San Pedro. Comunque abbiamo chiuso un po' le zip, soprattutto queste del petto, perché la temperatura veramente è scesa minimo di 10 gradi. Crusan. Bellissime vigogne, tantissime, impauritissime. Vigniche e Viscanti sono al momento chiuse fino al 2 maggio. Le lagune sono qui sulla nostra sinistra a un'altitudine maggiore, quindi bisogna salire, e sembra che questa chiusura sia dovuta un po' a una manutenzione e a una sistemazione, probabilmente della strada oppure del territorio stesso, magari permettendo a qualche organismo di riprodursi in pace. 43 km a Aguas Calientes, strade infinite a cui il continente sudamericano ci ha abituati. Un piccolo gruppo di vigogne immerso nei prati fioriti, per così dire. Si è alzato un po' di vento, la percezione è quella di una temperatura molto più bassa rispetto a quella che è realmente. Sempre più in alto, quasi all'altezza della neve, e paesaggio sempre più sconfinato. Sin palabras. Abbiamo ormai la neve alle costole. Eccola ai lati della strada, pareti di neve. Pensa, se passavamo qua 15 giorni fa c'era la neve. Solo 6 km ci rimangono per raggiungere la Lagunas de Aguas Calientes. Eccola là in fondo, bellissimo. Quindi andiamo a toccare con mano e a vedere con i nostri occhi. Mamma mia! Mamma ragazzi, appena fatta la curva si è scoperto questo paesaggio celestiale. Ed ora scatta la domanda: ma dove vi portiamo? Dove? Che colori ragazzi, che colori! Scrivetelo nei commenti, ci insulterete perché è anche un po' freddo, a dir la verità, quindi siete in sella, sentite la stessa temperatura che avvertiamo noi. Salar Aguas Calientes, come non notarlo? La neve che si mescola col salar. Siamo arrivati, grandi, non c'è nessuno. Adesso dovremo fare un cammino di circa mezz'ora per raggiungerlo. Mettiamo la moto vicino all'ingresso. Bueno, vamos a ver. Ora, alla velocità della luce, anche se siamo a 3970 metri, si sente la mancanza di ossigeno. Andiamo alla Pietra Roca. Ho detto alla velocità della luce perché andare e tornare a grandi linee ci vogliono 1 ora e 30 minuti. E ora sono le 4, quindi ci ha detto andate, foto e tornate, perché alle 5:30 si chiude. In realtà sono più delle 4, però alla biglietteria Antes prima ci hanno detto si chiude alle 6, qui ci hanno detto alle 5:30. In Sud America è così. Sentiero per andare, sentiero per tornare. Neve lungo il percorso, e dopo 30 minuti di cammino con passo molto spelto ci sentite anche dal fiatone. Guardate che spettacolo. Queste sono le pietre rosse che si affacciano sulla laguna. Posto veramente pazzesco. Pazzesco ragazzi, siamo a quasi 4000 metri sul livello del mare, con un contrasto dell'acqua che ha un colore azzurro lattiginoso e le pietre rosse. L'azzurro lattiginoso è dato dal sale, è dato dal gesso presente nel fondale della laguna, mentre il colore rosso dell'appunto Piedras Rojas è dato dall'ossidazione del ferro di cui è formata proprio questa roccia. Anche ora a tutta velocità si torna. Ma guardate che spettacolo queste pietre rosse. Anche questo lugar ci lascia senza fiato, nel vero senso della parola. Doppio sentiero, doppia corsia, questa per arrivare, questa per andare. Le pietre rosse le abbiamo anche lungo il sentiero di ritorno, ma guardate il contesto e sullo sfondo un vulcano innevato.
Ora commentate, commentate ora! E poi in lontananza si aprono questi campi gialli, stracotti ma super felici. Essere qua, praticamente soli, con la moto quasi da lacrima, sicuramente anche per il vento. E poi qualcuno ci chiede, ma siete allenati per fare questa vita? L'allenamento è on the road, ti vali la moto, tutta la moto, 4000 metri, a voi l'ardua sentenza. Abbiamo recuperato il flamenco Joker. Guardiamolo in volto. Ci siamo. Soffro un po' l'altitudine, ragazzi. A caldo, cosa ci dici? Dentro questo cervello, seppur piccolo, cosa frulla? Frulla il fatto che mi sembra sempre, nei posti più belli, di non godere abbastanza della visuale. Come se non riesco ad immagazzinare tutto quello che vedo. E poi mi chiedo, quando mi ricapiterà di venirci? Cioè, su questa vita mi toccherà di nuovo? Perché nonostante tutto, dopo più di un anno ancora non riusciamo a rallentare, cioè in parti, ma dobbiamo ancora imparare. Infatti adesso mi fermo di nuovo e riguardo il tu. Le ultime due turiste, la montagna che copre la Laguna d'Assone. Abbiamo fatto 2 escursioni in un giorno, non pensavamo di farle, ma poi abbiamo visto che la strada per la Laguna Ciaxa era inferiore rispetto a quella che Google ci dava, quindi ci siamo detti proviamo, e come sempre facciamo tardi. E comunque facciamo tardi, insomma siamo italiani in Sud America, vuoi far presto, è proprio in controtendenza. Dai! Piuttosto torniamo dalla Tenerona a controllare che ci sia. Ripartiamo, abbiamo chiuso tutte le zip, anche le cinte in vita le abbiamo tirate perché come 2 scemi non abbiamo preso il piumino, ma penso che dovremmo avere circa 30 minuti 40 di freddo, poi pian pianino scendiamo, quindi dovremmo arrivare al Canal del Sole con la stessa temperatura che siamo partiti ora qua. E comunque la cosa più affascinante rimane l'effetto cromatico, cioè il contrasto dei colori che non ci si aspetta, dall'azzurro al bianco al rosso fuoco. È incredibile davvero, quello che sa fare la natura noi non riusciremo mai a farlo. Ho detto al guardiaparco, ora va a ser mucho frio, ora sarà molto freddo, e lui sì, e rideva guardando noi come per dire, per voi, per noi che siamo in camionetta no. Però la cosa positiva è che abbiamo fatto un'ora di cammino abbastanza veloce e ci siamo scaldati. Adesso confidiamo nei completi in Gore-Tex e da qua torna il discorso che faccio spesso nei video pipponi. Avere un completo in Gore-Tex costa molto, però in molti contesti ci agevola il viaggio in moto. E in questo caso, se questi completi fossero stati in Gore-Tex Pro, ancora meglio sarebbe stato. Però dai, qua dietro la curva torna il sole a 4000 metri, il sole picchia parecchio. Infatti in questo punto vedete molta neve, sicuramente perché è una zona poco esposta e quindi in ombra. Io in questo momento non vedo nada. Guardate al tramonto questa montagna, come ricordarci siete così piccoli e ora avete anche freddo. Ecco lo spettacolo di una natura immensa di fronte alla quale non bisogna dire nulla. Per di più al tramonto, che è a mio parere il momento più bello della giornata. Anzi, magari nei commenti scriveteci qual è il momento più bello della giornata per voi, l'alba o il tramonto, cioè siete allodole o siete gufi come me. Francesco è a metà, quindi siete per l'amanecer o l'attardecer? Io a metà, sono belli entrambi. Sì, è vero, sono belli entrambi, però al tramonto c'è una sensazione, per quanto mi riguarda, più struggente, più intensa. Però scrivetelo sotto, così facciamo una media e vediamo chi ha la vittoria tra i due. Tanto vigogne! Io questo lo vedo un po' come il paradiso. E qui potrebbe partire la canzone Siamo solo noi Vasco Rossi. Per un attimo facciamo i seri e teletrasportiamoci nella vita delle vigogne. Loro non hanno un riparo. Io non so dove vanno a dormire. Se qualcuno magari è più ferrato in materia, che ce lo faccia sapere. Qua in inverno la temperatura penso che arriverà anche a -20. La loro lana è molto utilizzata nell'industria del lusso. Sono molto riparati. Secondo me, azzardo, dormono magari attaccati l'uno con l'altro, quindi aumentano la sensazione di calore che deve essere fondamentale per sopravvivere alla notte nel deserto. Sì, ok che siamo nel deserto, ma siamo anche a 4000 metri. La bellezza di questo angolo, il verde più chiaro, subito dopo il marrone, il rosso, il bianco della neve e infine l'azzurro del cielo. Ragazzi, è davvero il paradiso. Il Cile del Nord non ha nulla da invidiare al Cile del Sud. Che ruta, che ruta! Che tramonti però, bellissimo.
arriveremo con il buio pesto perché abbiamo ancora 101 km. Il navigatore mi dice 1 ora e 23 e non voglio accelerare perché ci sono delle buche pazzesche. Se ci cado dentro, addio cerchio, addio gomme, addio raggi. E considerando che non abbiamo incrociato una macchina da quando siamo partiti, considerando che non abbiamo l'attrezzatura con noi perché tutta la roba da campeggio l'ho lasciata a casa, cioè nella struttura, facciamo attenzione. Passare una notte qua di fianco alla moto non è proprio il massimo, senza l'avviamento giusto ovviamente. Dai, voi dal divano diciamo che vi siete goduti Marte, ecco. Comunque stamattina alla Laguna Ciaxa c'era un bambino che diceva alla mamma, di fronte ai fenicotteri andini, quanto mi piacerebbe avercelo a casa, e la mamma gli diceva lo mettiamo in piscina, ogni tanto lo accarezziamo. I bambini e gli animali farebbero di questo pianeta il migliore pianeta dell'universo. È una delle immagini più belle che ci regala il deserto di Atacama. Il cielo sembra infuocato, io non so cosa ne viene fuori dalla camera. Scesi a 2007 ed ora è quasi caldo. Dai, sono rimasti 72 km. Ci sembra di rivivere quei viaggi che facevamo prima di fare questo cambio di vita, che si arrivava sempre tardi, si arrivava di notte. Però non è consigliabile comunque farlo, soprattutto qui in Sud America dove le strade non sono messe proprio benissimo, e loro lo sanno e non si stancano mai di ripeterlo ai turisti. Non si viaggia di notte per via della condizione stradale e per gli animali sciolti che possono cruisare, che possono attraversare, quindi non si fa. Sì, perché sono attirati dalla luce, praticamente si lanciano verso la luce, quindi cerchiamo di andare con prudenza. Sembra tardissimo quando sono le 7:20 di sera. Dopo 2 ore di strada, ma soprattutto una giornata pazzesca, siamo tornati al punto di partenza e abbiamo quasi finito un serbatoio di benzina perché è rimasta un'attacca, ma la moto sta per andare in riserva. Ora, senza impostare il navigatore perché ormai San Pietro lo conosciamo benissimo, andiamo in struttura. Sono le 7:46 di sera, l'orologio segna le 8:46 perché è ancora con l'orario argentino, non abbiamo cambiato. Solito polvo, quella direzione si arriva al centro, c'è un perro che non si sposta. Noi dobbiamo andare quasi in fondo, poi a sinistra, dovrebbe essere questa. La nostra struttura è questa. Sono bello cotto, non ci credo ragazzi. Grazie. Il rombo da Tenerona è inconfondibile. Guardate Elton John. Sì, ho dimenticato di togliere gli occhiali. Un giudizio invece sui miei capelli, pazzeschi. Giornata bellissima, molto piena. Ora sentiamo un leggero languorino, non sappiamo se prenderemo un gelato giusto per aggiustare la serata. Di la verità, tu lo senti il languorino, non io. Mi capite che faccio una vita difficile. Ragazzi, adesso c'è da mettere a posto tutto quello che avevamo tirato fuori stamattina. Guardate il letto. Giusto 2 cose. Sì, perché non abbiamo portato più mini, ma di roba di elettronica abbiamo portato come sempre de todo. Avevamo portato anche il drone, ma in entrambe le lagune non si può usare. Saluto tutti. Come se io fossi una mascota, cioè un animaletto domestico. Ragazzi, ci riprendiamo un attimo. È stata una bellissima giornata, spero anche per voi. Il problema è che qua, anche la doccia, l'acqua è quasi tiepida. Detto questo, oggi abbiamo fatto più di quello che ci eravamo prefissati, quindi domani non si esce, anche perché abbiamo la premiere con voi e soprattutto dobbiamo lavorare per fare ulteriori video. Altrimenti voi guardate, cioè non è che per caso andate a guardare la concorrenza, non si fa. Ciao ragazzi, non la guardate la concorrenza, siete in sella con noi, siete stati in viaggio, dove andate? Ciao!